Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Nel video di oggi vorrei parlarvi di 8 espressioni idiomatiche che sono molto usate nella conversazione di tutti i giorni. Per farlo mi aiuterò con delle video lezioni che ho fatto in passato e a cui vorrei ridare un po' di vita. Iniziamo! Abbassare la cresta. Da dove deriva questa espressione? Beh, quale animale ha la cresta? Il gallo. Allora, il gallo abbassa o alza la cresta in base alla relazione che ha con altri galli. Quindi alza la cresta quando si sente più forte, abbassa la cresta quando invece riconosce la superiorità di un altro gallo. Allora, come viene utilizzata questa espressione in italiano? Io posso dire a qualcuno di abbassare la cresta se trovo che questo qualcuno sia molto arrogante. Se non mi piace il suo comportamento da persona arrogante, posso dirgli o dirle: abbassa la cresta. Abbassare la cresta è un invito che potete fare a qualunque persona voi pensiate si comporti in modo arrogante. Il modo verbale in cui questa espressione è maggiormente utilizzata è ovviamente il modo imperativo. Abbassa la cresta, quindi il verbo abbassare coniugato all'imperativo presente. Cadere in piedi. Quando si usa questa espressione? Si usa in contesti precisi, quindi quando una persona è particolarmente fortunata per vari motivi. Se qualcuno cade in piedi, significa che le conseguenze di una sua azione non ricadono su di lui o su di lei. Di solito si usa per parlare di o riferirsi a persone privilegiate economicamente e o socialmente, che qualsiasi cosa facciano, nel bene o nel male, cadono sempre in piedi. Proviamo a vedere insieme qualche esempio utilizzando questa espressione, così da capirla meglio e vederla anche in contesto. Stefania è riuscita a passare l'esame, nonostante non abbia studiato granché. Certo che cade sempre in piedi lei, eh? Marco ha di nuovo rotto la finestra in classe, ma tanto nessuno lo punirà, visto che il padre finanzia spesso la scuola privata che frequenta il figlio. Quel ragazzino cadrà sempre in piedi. Carla viene da una famiglia molto benestante. Non avrà mai problemi economici. Cadrà sempre in piedi finché avrà la sua famiglia alle spalle. Conoscete qualcuno che cade sempre in piedi? Potete rispondermi nei commenti qui sotto. Essere alla frutta. Allora, cominciamo. Essere alla frutta. La frutta, quella che noi mangiamo. A cosa si riferisce questa espressione? Si riferisce all'ultima portata di un pranzo o di una cena. Quindi, quando noi pranziamo o ceniamo e organizziamo delle cene o dei pranzi abbondanti, solitamente abbiamo varie portate. Quindi abbiamo l'antipasto, il primo, il secondo, il dolce e la frutta. Quindi avete visto che la frutta è l'ultima portata di un pranzo o di una cena. Quindi vuol dire che se siamo alla frutta abbiamo finito di mangiare. Metaforicamente, questa espressione si riferisce ad una situazione in cui siamo arrivati alla fine di un percorso, non abbiamo più niente da fare, non abbiamo più niente da dire. Quindi se io dico sono alla frutta oppure sono arrivata alla frutta, significa che non ho più energie per affrontare una determinata situazione. Quindi sono alla frutta, basta, non posso più fare altro. Quindi potrebbe riferirsi a una situazione di stanchezza o anche a una situazione in cui noi ci arrendiamo perché non possiamo più fare
niente. Proprio perché questa espressione si riferisce alla portata finale di un pasto, ci fa capire che comunque si riferisce alla fine di qualcosa. Essere alla frutta potrebbe anche significare sono a corto di idee, non ho più energia, eccetera, eccetera. Quindi comunque è un'espressione che si riferisce ad una situazione un po' negativa, diciamo. Essere alla mano. Avete mai sentito questa espressione? Qualcuno vi ha mai detto che siete alla mano? Che vuol dire questa espressione? È un'espressione positiva perché se una persona è alla mano significa che è una persona disponibile, è una persona semplice, è una persona con cui è facile parlare. Una persona alla mano può anche essere una persona che si adatta facilmente a vari tipi di situazioni. Quindi è una persona che non ha molte pretese, non ha la puzza sotto il naso. Questa persona che è alla mano è molto disponibile, simpatica, si adatta alle situazioni, si adatta anche alle persone con cui parla. È possibile chiedere aiuto a questa persona, parlare con questa persona senza troppe pretese. Quindi chi è che è alla mano nella vostra vita? Magari proprio voi siete alla mano, no? Questa espressione deriva dal fatto che la mano è la nostra parte del corpo che più ci avvicina agli altri. Quindi forse essere alla mano significa proprio questo, essere vicini alle altre persone, non cercare la distanza, ma al contrario cercare un contatto. Essere in alto mare. Questa espressione si usa quando si ha molto da fare, ma si è solamente all'inizio. Può essere usata per lo studio, per il lavoro e per molte altre cose. Ad esempio, per l'esame devo studiare 4 libri, ma ne ho letto solo uno. Sono in alto mare. Questo significa che ho ancora molto da leggere e molto da studiare. Sono metaforicamente in alto mare, cioè in mare aperto, per niente vicina alla costa. Qui la costa significa metaforicamente l'aver letto tutti e 4 i libri. Spesso con questa espressione posso anche avere una sensazione di mancanza di tempo. Ho la sensazione di avere poco tempo per fare quello che devo fare. Come ad esempio nella frase l'esame è dopodomani e sono ancora in alto mare. Questo significa che ancora non ho finito di studiare, anzi sono molto lontana dall'aver finito e l'esame è dopodomani, quindi manca poco tempo all'esame. Qual è stata l'ultima volta in cui vi siete trovati in alto mare? Con lo studio? Con il lavoro? Fatemi sapere nei commenti qui sotto. Lamentarsi del brodo grasso. Anticamente il brodo grasso era un piatto prelibato perché significava che si era in possesso di tutti gli ingredienti per cucinare un brodo molto sostanzioso. In particolare si era in possesso della carne, il che non era scontato in tempi meno recenti. Il brodo grasso era quindi un piatto molto nutriente che simboleggiava l'abbondanza, perché si poteva essere considerati ricchi se si aveva la fortuna di cibarsi di questo piatto. Lamentarsi del brodo grasso oggi significa lamentarsi dell'abbondanza, cioè essere incontentabili quando si ha praticamente tutto. Ti lamenti del brodo grasso? Si dice a una persona che riesce a lamentarsi per delle cose futili, per cui risulterebbe ridicolo a molti lamentarsi. Ho trovato un articolo su internet che riporta questa espressione, perciò vediamola insieme in contesto. Capita spesso di leggere interviste di cantanti più o meno famosi che, parlando del loro rapporto con i fan, fanno notare, in modo più o meno velato, quanto sia difficile, durante un concerto, avere davanti a sé non i volti sorridenti dei propri fan, ma solo una serie di telefonini più o meno luminosi.
C'è chi alla Ligabue affronta l'inconveniente con un sorriso, magari ricordando che dalle proprie parti c'è un detto che dice mai lamentarsi del brodo grasso, e chi, come Adele, che interrompe un proprio concerto per redarguire un fan intento a registrare tutto il suo show. In questo caso Ligabue usa questa espressione, mai lamentarsi del brodo grasso, perché evidentemente considera futile lamentarsi di un ammiratore o di un sostenitore che fa una foto o un video durante un concerto. Perdersi in un bicchiere d'acqua. Che cosa significa questa espressione? Significa andare in agitazione davanti a una situazione o ad un problema che sembra difficile ma in realtà è facilmente risolvibile. Mi ricordo questa espressione dai tempi della scuola, perché le maestre alla scuola elementare, ma anche le professoresse alla scuola media, dicevano sempre: ti perdi in un bicchiere d'acqua? Non a me in particolare, ma a tutti gli studenti lo dicevano. Quando dovevamo fare un esercizio alla lavagna, che era facile, ma noi studenti andavamo in panico perché l'agitazione di andare alla lavagna e di scrivere davanti a tutta la classe, la paura di sbagliare, eccetera. Quindi la maestra o la professoressa ci diceva: vi state perdendo in un bicchiere d'acqua. Cosa voleva dire? Voleva dire che l'esercizio da fare era semplice e noi ci agitavamo per niente. Immaginate un bicchiere d'acqua. È difficile perdersi in un bicchiere d'acqua perché il bicchiere è piccolo, è stretto, è uno spazio limitato, non è come il mare, no? Quindi perdersi nel mare è diverso, sarebbe diverso, sarebbe una situazione diversa. In questo caso abbiamo un bicchiere d'acqua davanti a noi e quindi il bicchiere d'acqua rappresenta la semplicità o la facilità della soluzione. E voi vi perdete spesso in un bicchiere d'acqua oppure no? Vedere le stelle. Quando si usa questa espressione idiomatica? Si usa quando proviamo un forte dolore. Ad esempio, sbattiamo il piede contro la gamba del tavolo. Quindi proviamo un forte dolore. Possiamo dire vedo le stelle dal dolore. Fa talmente male che riesco a vedere le stelle. Un altro esempio, raccontate ad un vostro amico che vi siete chiusi il dito o schiacciati il dito nella porta e avete provato così tanto dolore che avete visto le stelle. Quindi questa espressione, vedere le stelle, si usa in questo contesto, quindi è un contesto molto specifico, un momento di forte dolore. Questa espressione è molto interessante perché non è di certo un'espressione nuova, non è un'espressione propria dell'italiano contemporaneo, ma era già utilizzata nel 400 e nel 500. Infatti la troviamo in un verso di una poesia del poeta satirico che si chiamava Francesco Berni. Il verso è il seguente: entra uno stecco al villanel nel piede, che le stelle del dì gli fa vedere. Quindi vedete, un pezzo di legno oppure una scheggia entra, si infila nel piede di una persona e questo provoca talmente tanto dolore a questa persona che gli fa vedere le stelle. Qui le stelle del dì, cioè le stelle del giorno. Quindi in pieno giorno lui vede le stelle a causa del forte dolore provocato dalla scheggia nel piede. Questo è tutto per la lezione di oggi. Spero che vi piaccia e spero che vi sia utile. Grazie mille per averla guardata. Ci vediamo nella prossima. A presto! Ciao!